Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Numanuzzi. Quest'oggi siamo qui insieme al direttore dell'area tecnica bianconera Filippo Fusco per la conferenza al termine della sessione invernale di calciomercato. Ringrazio tutti voi per la presenza e lascio subito la parola al direttore Fusco. Prego. Buongiorno a tutti, vorrei fare una brevissima premessa e poi fate le domande che è opportuno. Volevo ringraziare i calciatori che sono andati via per il contributo che hanno dato in questa prima parte della stagione. Se abbiamo ottenuto risultati importanti anche grazie al loro contributo, di tutti quelli che hanno fatto del gruppo, delle prestazioni, ma dell'atteggiamento che hanno avuto durante questi mesi. Allo stesso tempo voglio ringraziare i ragazzi che sono arrivati per la disponibilità, per l'entusiasmo con il quale hanno voluto fortemente venire a Cesena. In particolare voglio ringraziare Alberto Cerri, che ci ha aspettato a lungo, che ha magari più di quanto hanno fatto anche altri calciatori che giustamente avevamo individuato, tra virgolette bloccato, e poi hanno fatto altre scelte, ma è normale perché il mercato poi di gennaio è un po' particolare e breve, e lui si è aspettato a lungo perché sono stati più di un mese e mezzo che stiamo trattando il calciatore. Ringraziare il suo agente, ringraziare in maniera speciale anche il Como, in particolare il direttore Carlo Alberto Ludi, perché ha mostrato grande disponibilità non solo nel secondare questa decisione del ragazzo, ma anche nella trattativa con noi, quindi questo mi sembrava doveroso farlo. Grazie. Grazie direttore, partiamo con le domande. Prego. Ciao, buongiorno. Allora, termina un mese di mercato abbastanza sostanzialmente ridotto a un giorno, l'ultimo. Prima ci sono state due uscite, cioè Adamo e Blesa, e tu hai portato i nuovi, gli arrivi sono arrivati solo all'ultimo giorno. È stata una strategia o un'imposizione? Questo è ciò che balena la testa a tutti. Considerata anche l'esiguità della rosa, ad esempio Cerri avrebbe fatto comodo ad Avellino. Ecco, ci spieghi meglio perché sostanzialmente gli arrivi sono giunti tutti alla fine del mercato, l'ultimo giorno? Ovviamente il mercato di gennaio, diciamo prima, è particolare e quindi va considerato in un arco di un mese. Non è che tu fai gli acquisti l'ultimo giorno perché hai lavorato sull'ultimo giorno, è solo il culmine di un lavoro lungo che già era iniziato a dicembre. Ho fatto l'esempio di Cerri, ma anche su altri calciatori, sia quelli che sono arrivati sia quelli che magari non sono arrivati. È stato un lavoro lungo fatto da noi dell'area tecnica, da Marco Valentini, da Corrado Taranto, da Massimo Agostini, quindi tutti insieme, l'area comunicazione. È ovvio che c'è una condivisione di un lavoro quotidiano lungo e secondo me anche abbastanza difficile, perché poi nel frattempo ci sono le partite, a differenza del mercato estivo, ci sono situazioni diverse che devi gestire, tutto questo ciò non aiuta. La lunghezza, è chiaro che questa società ha dei tempi particolarmente lunghi, no? Non solo per questioni di fuso orari, vorrei dire, è un po' per come è strutturata, quindi la lunghezza dei tempi spesso, sempre, non dipende da noi che siamo qui, che lavoriamo con grande coesione, unione e chiarezza di intenti, ma chiaramente dalla proprietà che ha, diciamo, all'interno. Sapete come è strutturato questo club, e quindi sappiamo che ha dei tempi un po' più lunghi di una società gestita, diciamo, in maniera tradizionale. Quindi questi tempi lunghi inevitabilmente si ripercuotono poi sulla effettività degli acquisti. Un individuo dei giocatori, come ho sempre detto a tutti quelli che mi hanno chiamato, io ho sempre avuto un piano A, un piano B, un piano C, e non ho detto che il piano C non sia migliore del piano B o del piano A, no? Però è normale che io devo muovermi in quest'ottica sapendo l'obiettivo che abbiamo detto qui in questa sala durante la mia presentazione, che era di razionalizzare i costi, di fare un mercato, tra virgolette, a costo zero, ma non vuol dire che non siano arrivati giocatori importanti, perché Blesa è arrivato a costo zero, Frabotta è arrivato a costo zero, quindi è normale che possono essere giocatori, tanti altri sono arrivati come quelli di questa stagione, che non vuol dire che il valore del giocatore è commisurato al prezzo di acquisizione, al contrario. Sono opportunità di mercato che dobbiamo essere attenti a cogliere. Poi ci sono alcuni club che hanno un po' drogato il mercato, perché poi alla fine i nomi sono gli stessi, quindi sappiamo che in alcune situazioni alcuni club hanno un pochino drogato questo mercato di gennaio, perché hanno speso cifre che onestamente erano fuori logica, secondo me fuori comunque dalla nostra impostazione, diciamo, della nostra strategia societaria, dalla nostra gestione che ci siamo imposti dall'inizio della stagione. Non è una cosa solo del mercato di gennaio. Noi abbiamo sempre parlato di voler razionalizzare i costi, di gestire in maniera un pochino più attento quelli che sono i
gli stessi ingaggi di giocatori e le acquisizioni e valutare le opportunità di mercato. Chiaro che io avrei voluto prendere gli acquisti il 3 gennaio e averli in campo non con l'Avellino ma anche prima, questo era il mio obiettivo, l'ho sempre detto a tutti voi. È normale che non sempre si può fare quello che si desidera, perché le esigenze della tecnica a volte possono essere, non ti dico contrastanti, ma non allinearsi perfettamente alle altre esigenze. Però è importante che io avevo individuato queste aree da rinforzare, ho sempre detto che volevo prendere un esterno con l'uscita da Adamo, un interno di qualità, quindi una mezzala, e un attaccante strutturato, una prima punta, e poi magari valutare se c'erano uscite particolari, magari poterlo integrare, quindi alla fine verosimilmente prenderemo anche un altro attaccante, e quindi con l'uscita di Blesa, che è stata un po' inaspettata. Ciao, sentendoti più volte in questo mese ho notato in te un po' di frustrazione. Secondo te, adesso hai spiegato un po' la strategia, non la strategia, come si muovono gli americani, però l'ultimo giorno perché proprio all'ultimo giorno ti sei fatto un'idea, perché ti abbiamo dato il via soltanto negli ultimi minuti per fare gli acquisti, perché Cervi ce l'avevi in mano già da 10 giorni, perché dal giorno prima di Cesena Bari era già tutto fatto? Guarda, è chiaro che, torno a dire, un'area tecnica, un allenatore, un direttore sportivo vorrebbe una squadra più competitiva possibile nei tempi più brevi possibili. Il mercato di gennaio rispetto al mercato estivo è confliggente, ci sono delle partite in mezzo, quindi in realtà lo stop è stato di 15 giorni, quindi brevissimo. È normale che noi ci iniziamo a muovere, come ha anche ribadito l'allenatore prima, perché tu già a dicembre hai più o meno chiaro quelle che possono essere le aree che puoi migliorare, dove puoi intervenire. Un direttore sportivo che cerca di fare il suo lavoro in maniera intellettualmente onesta e più o meno corretta, inizia a pensare agli obiettivi di mercato a fine novembre e ad inizi di dicembre, così come abbiamo fatto col confronto con l'allenatore, perché poi è chiaro che l'allenatore ha molte più informazioni in questo momento rispetto a quante ne può avere durante il mercato estivo. Quindi io spesso dico il mercato estivo è il mercato del club, il mercato invernale, tra virgolette, di riparazione, è più il mercato dell'allenatore, dove ha più elementi in grado di, diciamo, di individuare quantomeno le zone dove si vuole intervenire. La priorità però è sempre stata la stessa, la linea guida è stata la stessa: privilegiare giocatori che veramente con grande voglia e entusiasmo, anche sacrificando l'aspetto economico, vogliono venire al Cesena. Così è stato a gennaio, in estate, così è stato oggi, perché questo è fondamentale dal mio punto di vista. Non tenere giocatori che magari possono aver manifestato il desiderio di andare via, e così è stato oggi e così è stato, diciamo, nel mercato estivo. Razionalizzare i costi, quindi credo che la linea sia sempre stata la stessa in maniera abbastanza coerente, mi permetto di dire. Poi è chiaro, si può sbagliare un giocatore, possiamo fare scelte che non sono quelle ottimali, il timing non ha aiutato, ma questo ne sono consapevole, perché ovviamente abbiamo perso 4 partite nei quali potevamo avere a disposizione dei nuovi giocatori, però dico sempre meglio averli che non averli proprio, no? E quindi se sono giocatori che hanno le caratteristiche che cercavamo insieme all'allenatore per adeguare, per migliorare, per razionalizzare la rosa. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di esigenze, abbiamo quel tipo di esigenze e abbiamo cercato di colmare quelle necessità che sono emerse, anche perché adesso ci aspetterà una seconda parte di campionato molto più impegnative, con meno soste, con più turni infrasettimanali e quindi con dei giocatori che sono diffidati, quindi è normale che un pochino questa rosa andava in qualche modo integrata, e sono sicuro che il contributo importante verrà dato anche a giocatori che magari hanno giocato un po' di meno in questa prima parte del campionato, che ho sempre detto che possono essere altri nuovi acquisti del campionato. Quindi io di questo sono convinto che la seconda parte del campionato ci regalerà soddisfazioni non solo con i giocatori nuovi, ma anche con quelli che magari hanno giocato meno e che potranno dare un grande contributo, perché io e l'allenatore vediamo come giocano, sappiamo la crescita. Un esempio per tutti è Guidi, che è un giocatore che è cresciuto in maniera esponenziale. Mi è dispiaciuto per Zamagni, che durante il ritiro è stato uno dei giocatori più positivi, purtroppo si è infortunato a settembre, ha avuto una ricaduta e solo adesso è tornato a quella condizione ottimale. Ma se Zamagni non si fosse infortunato, posso confessarvi che già Mignani lo stava valutando tra i possibili titolari a Pescara la prima di campionato, poi purtroppo si è infortunato e diciamo, è stato un po' penalizzato. Bertaccini è esordito, la primavera sta facendo bene, poi è ovvio che bisogna capire il momento, le circostanze, però credo che il calendario super affollato di questa seconda parte della stagione, i turni infrasettimanali, la mancanza di soste creeranno queste opportunità anche per chi ha giocato di meno.
Ecco direttore, ha parlato di un altro attaccante che sarà Giacomo Vrioni, volevo chiederle se è tutto definito per il suo arrivo e se oltre a lui state guardando ad altri elementi sempre nel mercato degli svincolati. Diciamo che Vrioni, lo status è disvincolato, quindi non c'era quella fretta di doverlo definire entro il termine del mercato, che erano le 8 di ieri. Era un giocatore con il quale onestamente stavo parlando già da tempo, anche lui da dicembre penso la prima volta che incontrò il suo procuratore, quindi era un'opzione che avevamo comunque sempre tenuta calda, perché insomma, è normale, come dicevo prima, avere più. Stiamo cercando di formalizzare gli ultimi dettagli e credo che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, anche perché non essendoci questa esigenza. Poi, sugli svincolati io raramente nella mia carriera, nelle mie esperienze ho dovuto ricorrere agli svincolati. In questo momento non so neanche chi siano i giocatori svincolati oggi. Vrioni era un giocatore sì che è svincolato formalmente, ma in realtà è un giocatore che stiamo trattando da tempo e quindi credo che arriverà, ma lo status di svincolato non era collegato a una sua scelta perché è svincolato, ti consentiva di avere tempi un pochino più dilatati rispetto alla scadenza normale del mercato. Ciao direttore, rispetto alla cessione di Blesa, anche dopo la storia che ha pubblicato ieri su Instagram, ci puoi dire che cos'è successo? Ha chiesto lui di essere ceduto quando già si erano fatte avanti le squadre, c'erano problemi prima, è stata la società a volerlo cedere perché c'erano soldi veri sul piatto, tra l'altro complimenti per la plusvalenza. Noi vorrei avere i complimenti per le partite che gioca il Cesena e a fine campionato per come finire il campionato. Il nostro obiettivo è chiaro, razionalizzare i costi, però un direttore sportivo e i giocatori forti vorrebbe sempre tenerli, no? E quindi è chiaro che Blesa è un giocatore forte che se non poteva ancora esprimere e dare un contributo importante e migliorare col suo adattarsi sempre di più al nostro calcio, anche alla vita in Italia. Ovviamente il giocatore non ha chiesto mai la cessione, ma era un giocatore che aveva comunque delle offerte varie, era un giocatore dove tanti contatti con squadre diverse di diversi campionati c'erano stati, anche con squadre del campionato italiano, dico la verità. E quindi questo ovviamente inorgoglisce il club, il giocatore, la gente, tutti quelli che hanno comunque puntato su un giocatore che era oggettivamente quasi sconosciuto quando è arrivato qui. Non ha chiesto la cessione, però naturalmente davanti a un'offerta importante l'ha valutata insomma al suo agente e ha dato una sua disponibilità alla cessione negoziando con l'altro club. Da quest'altra parte sappiamo che le scelte economiche e gestionali vengono fatte, come è corretto che sia, dalla proprietà, quindi il nostro compito, mio, del direttore generale, di Massimo, è di fare questo tipo di lavoro mettendo pro e contro su ogni vicenda. È normale che con Blesa il livello tecnico poteva un po' scendere, anche perché abbiamo preso Cerri che ha caratteristiche diverse da Blesa, però ovviamente era un'opportunità di mercato di poter, tra virgolette, fare una plusvalenza, come dici tu correttamente, in soli 6 mesi su un giocatore che comunque è arrivato qui a condizioni particolarmente favorevoli. Quindi è normale, queste sono decisioni che prescindono da noi, sono decisioni che vanno prese ed è giusto che siano prese dagli azionisti di riferimento che tanto hanno investito in questi anni nel Cesena, quindi capire queste scelte. Noi istruiamo la pratica, per così dire, poi la decisione finale da questo punto di vista è sempre loro. Come mi lasciano totale autonomia nei limiti dei parametri che ci siamo imposti e posti a tecnica, perché i giocatori li scelgo io con il confronto con le altre soggetti alla tecnica, prima fra tutti Massimo Agostini, l'area scouting, però è chiaro che la scelta su questa è sempre stata la mia in maniera totale, quindi di questo ringrazio comunque la proprietà, perché da questo punto di vista sono sempre stato libero e autonomo nelle scelte e nell'individuazione dei giocatori. Alcuni possono arrivare, altri no, per questioni anche di razionalizzare i costi economici, eccetera, eccetera. Però questo è la realtà dei fatti. Su quelle scelte sono autonomo, sulla scelta di vendere o meno un giocatore a quali condizioni è normale, la scelta non è nostra, ma è una scelta soprattutto della proprietà. Ascolta, che Cesena esce a tuo avviso da questo mercato di operazione? Praticamente Mignani dovrà cambiare parecchio, soprattutto in attacco, perché insomma Cerri, come giustamente hai detto tu, non ha le caratteristiche di Blesa. Sostanzialmente si giocava con due, chiamiamole mezze punte, mentre adesso è una prima punta, e quindi Mignani dovrà cambiare qualcosa anche tatticamente. Io non so se dovrà cambiare qualcosa, perché secondo me Cerri è il giocatore che mancava dall'inizio. Noi inizialmente volevamo prendere i 5 attaccanti e prendere un giocatore strutturato. Io avevo pensato anche a De Luca all'inizio della sessione di mercato, poi è rimasta la Cremonese fino alla fine, è andato, infatti si è mosso solo in questo mercato di gennaio, ma per me Cerri sarebbe stata la primissima scelta
per cercare un giocatore per personalità, per valore umano, per vissuto, per esperienza, per fisicità, insomma era il partner ideale per Christian Stupendi. Diciamo che anche già Blesa è arrivato come una piccola scommessa, naturalmente, credo ben riuscita, però la nostra idea era di affiancare a Christian Stupendi un attaccante di peso strutturato, con qualità, con vissuto, di personalità, e queste tutte le caratteristiche, oltre alla qualità che ha di Alberto Cerri, una punta che potesse attaccare la profondità, diciamo un fighter che può essere Olivieri, che nella prima parte della stagione sicuramente non ha fatto bene, però magari ad Avellino, al di là del gol, ha dato segnali positivi, ha dimostrato di poter dare il proprio contributo. Diao, che era un giocatore giovane dal quale tutti ci aspettavamo di più, lui per primo, e quindi è stato un pochino venuto meno. A quel punto integriamo la rosa con qualche attaccante, che è Giacomo Vrioni, che può essere un alter ego di Cerri, ma è anche un giocatore che può giocare insieme a Cerri e insieme a Christian Stupendi, che oggettivamente è il giocatore che in questo momento noi abbiamo tutti la voglia, anche per i tanti gol che ha fatto, di fargli continuare un percorso di crescita, perché parliamo sempre di un ragazzo del 2003, quindi creare le condizioni migliori per esaltare Christian, fermo restando che le scelte le fa l'allenatore. Io tanti cambi non li vedo, perché alla fine Corazza è un giocatore ambidestro, che può giocare, è un destro, può giocare a sinistra, Castrovilli è una mezzala offensiva che cercavamo dall'inizio, con qualità, con esperienza, e c'era quella punta, diciamo, strutturata, fisica, che secondo me può darci una grande mano, e ci avrebbe dato una mano anche in queste ultime partite se ci fosse stato, ovviamente, perché quei giocatori di cui abbiamo tante volte sentito la mancanza e con il quale ci siamo, diciamo, confrontati con l'allenatore, ma lo sapevamo dall'inizio che quel tipo di giocatore mancava nel parco attaccante, quindi non era una novità. Quindi, direttore, quando dicevi che Onda Bianconera è stato, quando sei stato a fine anno, che non ti interessava Cerri, era per evitare che altri andassero su Cerri. Le piccole bugie bisogna dirle per tutelare le strategie. Ma è più per mettere tranquillo Giacomo Giunchi. No, io ho detto perché in realtà credo di aver detto che Cerri era un obiettivo irraggiungibile, non ho detto che non mi interessava. Sì, lo ritengo, esattamente così. Ad essere le parole precise, ho detto lo ritengo per il contratto che c'ha. Quindi chiaramente Cerri aveva un contratto netto superiore al 1 milione all'anno, per noi se non ci fosse stata la disponibilità del Como, almeno per questi 6 mesi, l'attenzione, la pazienza del Como, la volontà del giocatore, che aveva offerte di lunga superiore dal punto di vista economico, che avrebbero alleggerito il Como da una spesa ulteriore per questa seconda parte del mercato, avrebbe arricchito il giocatore per i prossimi anni, perché il calciatore, soprattutto all'estero, ha avuto offerte per contratti pluriennali di gran lunga superiore agli importi firmati col Cesena. Quindi di questo bisogna dare atto, e mi collego alla mia prima conferenza stampa di presentazione. Dissi proprio giocatori motivati che mettono davanti a tutti la volontà, la voglia di venire a Cesena. Così è stato per tutti, in particolare per Cerri e per Castrovilli anche, oltre per Corazza, e comunque stava giocando al Cesena, al Pescara, ed è venuto a Cesena, e quindi credo che siano queste poi il leitmotiv, il filo conduttore sulla scelta dei giocatori e degli uomini è sempre stato questo, e quindi credo che siamo stati coerenti anche in questa sessione di mercato, con questa linea che ci siamo, diciamo, imposti, diciamo, abbiamo deciso di seguire. Direttore, nell'ultima conferenza stampa, penultima conferenza stampa, Mignani ha detto che in questo momento non ci sono giocatori aggregati dalla primavera che siano in grado di fare la Serie B, ed è stato abbastanza tranchant su questa cosa. Tu hai parlato di Zamagna, e Zamagna ha la scusante che ha avuto un infortunio e la ricaduta dell'infortunio. Sei d'accordo con l'affermazione di Mignani, e di Galvagno che cosa ne pensi? Credo che Mignani abbia detto che il salto dalla primavera alla prima squadra è più facile quando una squadra fa la Serie C, e quindi il salto di Berti, di Stupendi, di Francesconi l'anno della C era più semplice rispetto al salto dalla primavera, che sta facendo benissimo alla B. Il giocatore più pronto per tutti noi era Zamagni, perché ha fatto il ritiro con noi, quindi riteniamo che era veramente un giocatore da poter considerare, senza voler mettere troppa pressione al ragazzo, ovviamente, però visto che era stato in ritiro con noi, aveva impressionato tutti in maniera favorevole, e quindi pensavamo che potesse essere il giocatore, poi frenato l'infortunio. È cresciuto tantissimo Bertaccini, che era un giocatore che poi il mister ha fatto esordire in un momento importante, perché è esordito a Monza, quindi non una partita che stavi vincendo, una partita che stavi giocando quando la prima in classifica al momento, la squadra più in forma. Ha fatto 7 minuti, ma 7 minuti possono essere importanti per dire che l'allenatore ha fiducia in quel tipo di giocatore. È chiaro che la primavera sta lavorando bene, i ragazzi sono giovani, sono pronti, ma fa bruciare un calciatore, valorizzarlo, spesso il confine è molto sottile, dobbiamo riuscire a trovare il giusto equilibrio, il tempo per poter
dà spazio a questi ragazzi, perché è normale che il salto primavera, una primavera abbastanza giovane come la nostra, prima squadra, non è mai semplicissimo, però ci sono i momenti giusti, le condizioni, e te lo dico per cultura personale, perché io spesso ho dovuto lottare in tanti club per portare giù. Posso raccontarti l'episodio che forse è preistorico, quando io prendo Matusalem ed era uno straniero, ma aveva 19 anni, alla Juve, Novelino voleva Volpi, la prima partita me lo cambia dopo 20 minuti con la Salernitana, penso 20 mezz'ora, dopodiché Novellino l'ha fatto giocare titolare tutto il campionato, in Serie A è stato bene, poi ha fatto una bellissima carriera e dovunque, anzi va a Piacenza e lo richiede, per dire cosa? Che spesso gli allenatori hanno bisogno, giustamente dal loro punto di vista, di un po' più di tempo per convincersi che anche un giocatore giovane può dare un grandissimo contributo, e Mignani credo che l'anno scorso abbia valorizzato o continuato quel processo di valorizzazione di 3 giocatori che sono pronti, che sono Spendi, Berti e Francesconi, e quest'anno sta continuando in questa linea, quindi bisogna dare atto a Mignani di aver valorizzato 3 giocatori importanti. Sta facendo giocare comunque spazio a Magni, che comunque è un 2006, che abbiamo preso in questa sessione di mercato, un'altra operazione presa definitiva al Milan, quindi con l'attenzione ai giovani Mignani ce l'ha per cultura personale e per atteggiamento. Chiaro che il compito di una società, e in particolare del direttore sportivo, è di stimolarlo, seguirlo, accompagnarlo in queste scelte che spesso non sono facilissime, ma sono importanti, come dici tu, quindi trovare i tempi giusti anche coordinandoci con la primavera è importante. Scusa se insisto, direttore, però sono 7 minuti di un under su una stagione, cioè quello che è stato detto a inizio stagione era un'altra cosa. Cosa ha detto inizio stagione? Scusa. A inizio stagione si è chiesto, si sono posti 2 obiettivi: la salvezza, c'era Corrado di Taranto e c'era tu, sì, la salvezza e la valorizzazione dei giocatori giovani. 7 minuti all'unico under. Aspetta, no, ma non sono d'accordo, perché se tu mi dici che l'unico giovane è Bertaccini, è là il requisito di fondo, perché per me purtroppo, aggiungo, in Italia un 2004 come Berti è ancora giovane, un 2004 come Francesco è ancora giovane, e Scipendi un 2003 è ancora giovane. Ma è su quel purtroppo che noi dobbiamo lavorare. Ma sicuramente dobbiamo lavorare, però nel momento in cui c'è non puoi far giocare 10 giovani, perché rischi di fargli del male. Nel momento in cui Bertaccini, la crescita non è solo nella partita o nel minutaggio, è anche nell'allenarsi costantemente con la prima squadra. Io posso dirti che Ridolfi sta crescendo, Marini sta crescendo, parliamo di 2008, Casadei è il giocatore 2008, tolte le squadre che hanno la seconda squadra con più minuti delle primavere d'Italia, e il giocatore sta crescendo. Prendere, diciamo, ex abrupto questi giocatori e buttarli in prima squadra è sbagliato, quindi la prima parte della stagione serve anche a creare una conoscenza, ricevere momenti giusti. Magni, torno a dire, è un 2006, che il 2006 giocano in primavera, alcuni del 2006 giocano in primavera anche a Cesena, e comunque avrà, al di là anche di un infortunio, abbastanza presenza e un buon minutaggio. Bertaccini, è vero, ha fatto solo 7 minuti, ma i 7 minuti hanno un valore simbolico importante, perché sono arrivati a Monza fuori casa, non sul 3-0 con l'Avellino in casa, dove sarebbe stato più facile farlo esordire. Quindi è normale che questa è una linea che va a dei tempi diversi rispetto a quelli che avevano in Serie C, torno a dire quello che ha detto Mignani in quel caso, e quello che può avvenire nella seconda parte della stagione, dove comunque ci saranno più partite. Il mio augurio è che 2 o 3 giocatori non possono solo esordire per dire come sono bravo, ho fatto esordire un giocatore giovane 10 minuti o 2 presenze, ma che ci sia un filo conduttore e magari che vada anche avanti nella prossima stagione, perché è troppo facile a volte dire ho fatto esordire un giocatore giovane, come sono bravo, sul 3-0, invece magari farlo crescere gradualmente, trovare il momento giusto, questo è merito di un allenatore, e Mignani in questo caso credo che abbia grandi meriti, perché ha continuato in quel lavoro fatto l'anno prima in Serie C con 3 giocatori che oggi sono comunque 3 giocatori italiani giovani e forti che stanno giocando con continuità titolari al Cesena. Per continuare su questo discorso ti chiedo, ma se Mignani avesse un altro anno di contratto, ci sarebbe più forza da parte tua o anche sua di lanciare qualche giovane in più? Io non credo che Mignani sia una persona che si faccia condizionare dalla lunghezza del proprio contratto, è una persona intellettualmente onesta. Ho sempre detto che secondo me il vero valore aggiunto del Cesena è Mignani, per quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che sta facendo quest'anno. Ovviamente anche lui ha pagato, diciamo, le turbolenze che crea un mese di calciomercato. È chiaro che anche lui si aspettava giustamente che dei nuovi acquisti arrivassero in tempi più brevi, più ristretti, ma questo fa parte del suo ruolo, come fa parte del mio ruolo, ma chiaramente lui, anche in alcune dichiarazioni che ha fatto, parla da allenatore che non conosce le dinamiche del mercato, non conosce i tempi, fa giustamente l'allenatore e vorrebbe i giocatori adatti prima possibile, ma ha un ruolo diverso, e questa è la differenza dal ruolo del direttore sportivo. Come io non faccio la formazione, Mignani, tra virgolette, non conosce i tempi del mercato e non sa come ci si relaziona in alcune dinamiche. Correttamente lui guarda le esigenze tecniche
dicevano in maniera chiara che c'era bisogno di 3-4 giocatori. I 3-4 giocatori sono arrivati ieri, direi meglio tardi che mai, onestamente, però sono comunque arrivati con quelle caratteristiche e di questo mercato Mignani è oggettivamente soddisfatto. Sarebbe stato più soddisfatto, ma lo sarei stato anche io e anche tutti voi, se i giocatori fossero arrivati il 3 gennaio, ma questo mi sembrava savandir, direbbero in Francia, ma è così. Grazie. Sicuramente se i giocatori inizi il mercato fanno meglio, anche perché mi pare che nel weekend scorso il Cesena sia stato l'unico che non ha schierato né in campo né in panchina i giocatori nuovi. Volevo proprio inserirmi anche su questo concetto, perché Cerri e Brioni sicuramente hanno giocato pochissimo, e tu sai meglio di me, anzi sai benissimo che chi non gioca la partita ha degli handicap a breve e a medio termine, ecco. Mentre Castrovilli, se sta bene, è un top, e Corazza mi pare sia già pronto. Ecco, tu che conosci la realtà anche sia di Cerri che di Brioni, a che punto sono? Come sono fisicamente, ma poi anche devono inserirsi negli schemi tattici di Mignani, ci vuole tempo. Allora, questo è un altro dei motivi per i quali i giocatori avrebbero voluto prendere prima possibile, perché insomma gli dai il tempo soprattutto perché quando prendi giocatori dalle categorie superiori, il caso di Cerri in particolare, hanno un minutaggio ridotto. Lo stesso sarebbe stato però per Valotti, che allo Spezia, diciamo, un giocatore che subito è entrato in campo titolare, sta giocando con continuità e bene, quindi a volte se un giocatore è un professionista di alto livello come lo è Cerri, se si è allenato comunque con continuità con una squadra di alto livello come il Como, io ho pochi dubbi. È chiaro che lì la struttura del calciatore è una struttura particolare, quindi, ma l'esperienza, il vissuto, la conoscenza di alcuni componenti della rosa secondo me faciliteranno e i tempi di inserimento saranno brevi. Per Veglioni posso dirvi che è vero che è fermo da tempo, ma ho conosciuto il ragazzo durante la mia esperienza alla Juve, ha una mentalità top, quindi so bene che in questi mesi si è allenato, l'ho incontrato, si è allenato in maniera costante, quindi sapendo il suo approccio alla professione, se dovesse arrivare, in merito ho pochi dubbi onestamente, si farà trovare pronto subito. Poi è normale che ogni giocatore per entrare in alcuni meccanismi è un po' più facile, però secondo me i giocatori italiani, e insisto nel dire che adesso abbiamo reso ancora più italiano il Cesena, non è una questione di non avere una visione internazionale, che credo ce l'ho da sempre, è solo che quando prendi a gennaio giocatori che già comunque conoscono il nostro campionato, che sono in uno spogliatoio di tanti italiani, altri giocatori italiani, è un po' più facile l'inserimento rispetto al prendere uno straniero, magari bravo, bravissimo, che ha bisogno di un po' più di tempo per entrare nei meccanismi sia tattici dell'allenatore che nelle dinamiche di spogliatoio. Quindi questo credo che possa essere un valore aggiunto per tutti i giocatori che sono arrivati. Buongiorno direttore, ti chiedo come e quando sono nate le trattative di Corazza e Castrovilli, considerando che per larga parte del mercato si è parlato di altri due nomi in quei ruoli come Valotti e Di Pardo. Torno a dire quello che ho detto prima, quando un direttore sportivo normale deve avere sempre più opzioni. Queste sono sempre state delle opzioni importanti per me. È chiaro che la situazione del Bari, un po' difficile, ha facilitato l'arrivo di Castrovilli. La situazione di Corazza, che comunque a Pescara purtroppo il suo rendimento è stato molto positivo, credo, lo dicono i numeri, però il Pescara stava in una situazione di difficoltà, quale spero che dopo, da sabato in poi, si possa riprendere, mi auguro per loro. È chiaro, hanno favorito l'arrivo di calciatori che magari comunque erano importanti, perché Castrovilli ha fatto una scelta di andare a Bari di cuore e spesso non sempre l'essere romantico viene premiato, e Corazza idem. Corazza, cioè, a Pescara ha giocato tante partite, nel momento in cui Di Pardo, l'operazione con Di Pardo non andrà a buon fine, ma Di Pardo ha accettato l'offerta della Sampdoria, anche se anche lui ci aveva aspettato per un periodo abbastanza lungo, poi giustamente ha giocato anche lui, giocava poco a Cagliari, aveva fatto 50 minuti, l'altro giorno è stato titolare 90 minuti, ha fatto una buona partita, quindi credo, collegandomi a quello che diceva giustamente Daniele, quando i giocatori si allenano con continuità, non hanno infortuni, il loro inserimento, la tenuta può sorprenderci in positivo. Poi ci sono dei tempi che possono essere un po' più lunghi per qualcuno, meno per altri, dipende anche dalle singole situazioni, ecco. Però ritengo tutti i giocatori che sono arrivati, ritengo che siano pronti per disputare almeno uno spezzone di partita, ecco, questo credo di sì. Ecco, direttore, ha detto che alcune società hanno drogato questo mercato di gennaio, e condivido questo. Si fa riferimento magari proprio allo Spezia con Valotti, viste anche le cifre che sono circolate. Volevo chiedere quanto è stato veramente vicino al Cesena Valotti.
Maloti è stato molto vicino al Cesena, come altri giocatori che magari neanche lo sapete, mi sono incontrato, io cerco sempre di parlare personalmente con i calciatori, sia quello che ho conosciuto che quelli... No, sarei poco elegante verso di loro e non mi sembra giusto. Baloti mi ha mandato un bellissimo messaggio prima di firmare con lo Spezia, chiedendomi, non ti dico scusa, ma motivandolo, e quindi questo io l'ho apprezzato, perché il livello umano di tutti questi ragazzi per me era indiscusso, sia quelli che sono arrivati e anche quelli che magari hanno fatto altre scelte, perché è chiaro che il mercato di gennaio ha tempistiche corte, soprattutto quando un giocatore ha giocato poco nella prima parte della stagione cerca anche una certa fretta di andare subito a giocare, quindi magari ti aspetta 3, 4, 5 giorni, 6 giorni, ma non ti aspetta un mese e mezzo come ha fatto Cerri con noi, onestamente. Per questo la scelta di Alberto ha un valore enorme dal punto di vista proprio dell'uomo, della scelta, e parliamo di un giocatore comunque che ha tante presenze in Serie A e che ha vinto dei campionati in B, quindi questo lo sottolineo, ma non per dire Di Pardo, Baloti hanno fatto scelte giustamente, quando c'erano altre situazioni concrete sul piatto hanno fatto una scelta, chiaramente prima di farlo i procuratori, ma stessi ragazzi mi hanno, tra virgolette, giustificato il loro non poter più aspettare, ed è normale che sia così, e io ho dato via libera per quello che valeva il mio via libera, non era che aspettavo la mia libera, era un gesto di carineria e di fair play che io ho apprezzato, perché ho un grande rispetto non solo della mia persona, ma soprattutto di un club importante come il Cesena, dove tanti giocatori vogliono venire. Ecco il caso di Castrovilli voleva venire a Cesena, aveva altre situazioni, Cerri voleva venire a Cesena, Corazza ha voluto venire a Cesena, quindi questo per me sono valori importanti, ecco, molto importanti, e che se i ragazzi fossero venuti, anche quelli che abbiamo citato, hanno fatto scelte. Chiaro che, sono a dire, giocatori che giocano poco vogliono giocare prima possibile, aspettare fino al 29-30 non è facilissimo, magari anche fino al 20 quando c'è un'offerta concreta e un club che magari ti prospetta di giocare subito e di giocare titolare. Il vantaggio è che magari a Cesena giocavi per altri obiettivi rispetto a quelli per i quali possono giocare lo Spezia o la Sampdoria, che sono club che comunque hanno speso tantissimo in questo mercato di gennaio, più di club di Serie A. Quindi questo è un dato oggettivo, ma col quale dobbiamo convivere senza dare giudizi di merito o di demerito. Noi conosciamo la nostra realtà, cerchiamo di lavorarci, siamo entusiasti, per questa è una realtà straordinaria e io sono contento e felice di lavorare al Cesena in queste situazioni. Vorrei approfondire un attimo il discorso Castrovilli. Allora, come giocatore non si discute, perché il Castrovilli di 4 anni fa a Cesena non l'avremmo mai potuto vedere. Cosa ti aspetti da lui, come te lo aspetti, sia dal punto di vista caratteriale, perché noi non lo conosciamo, non solo a quello tecnico, da quello atletico, perché non so a che percentuale possa essere rispetto a prima del doppio intervento ai legamenti. Allora, ovviamente è chiaro che quando prendi un giocatore ci parli, ma soprattutto prendi informazioni con quelli che lo hanno allenato. Stamattina mi ha chiamato un suo ex allenatore per farmi i complimenti, sia per la scelta tecnica, non c'era dubbio, ma per l'uomo Castrovilli, un allenatore importante che ha tanti anni, che l'ho allenato, e mi ha detto: guarda, devo farti i complimenti, hai preso un ragazzo straordinario, un grandissimo giocatore. Le informazioni che abbiamo preso su di lui erano tutte positive dal punto di vista atletico. La sua scelta e anche la scelta di Barri di farlo uscire erano un po' la situazione ambientale, ma anche delle caratteristiche tecniche del giocatore. È un giocatore tecnico di qualità e noi abbiamo provato in questa prima parte di campionato sempre a provare a dare un gioco di un certo tipo, e quindi si sposa bene con quello che cercavamo noi, che poi alla fine le caratteristiche di altri giocatori che abbiamo cercato. Sicuramente Castrovilli secondo me è un top, il ragazzo per questa categoria ovviamente. È normale che magari può avere bisogno di un po' più tempo, ma questo valeva anche per Frabotta, l'avete visto tutti Frabotta come ha performato, anche lui veniva da anni in cui aveva giocato poco, però si è sempre allenato, aveva superato, diciamo, quel tipo di poche partite giocate, quindi io da Castrovilli mi aspetto tanto sia nello spogliatoio che a livello tecnico che a livello umano, non ho dubbi, perché un ragazzo ha fatto 2 lunghe chiacchierate e mi è sembrato entusiasta e soprattutto credo che abbia le caratteristiche che noi cerchiamo. Poi bisogna dargli il tempo, non mettere la pressione eccessiva su un ragazzo che comunque ha 29 anni, che viene da stagioni difficili, come dici tu, ma che anche in questa esperienza a Bari ha mostrato sprazzi di classe cristallina, perché poi alla fine comunque ha giocato abbastanza e ha avuto solo una piccolissima elongazione, l'unico infortunio che ha avuto in questi mesi è stata un'elongazione che può capitare a qualunque tipo di giocatore, quindi io mi aspetto tanto e ho grande fiducia anche nello staff medico e anche dei preparatori fisici che abbiamo a Cesena, che sono di altissimo livello, vorrei dire oltre la Serie A, da Champions League, perché vedo come lavorano tutti i giorni, la passione, l'impegno che ci mettono, e quindi so che questo per un club è veramente un valore raggiunto, lo è per un club e lo è per i giocatori che vengono a giocare da noi, perché
perché siamo una delle squadre che corre di più, una delle squadre che ha meno infortuni muscolari, quindi da questo punto di vista sono molto fiducioso perché so che abbiamo messo Castrovilli nelle mani non solo di un allenatore di alto livello che ama un calcio nelle quali caratteristiche di Castrovilli possono esaltarsi, ma anche di uno staff medico, tecnico, atletico, di preparatori atletici, di fisioterapisti, di dottori che gestiranno al meglio una situazione, tra virgolette, non dico problematica, ma delicata per quelli di Castrovilli, perché ha avuto questi infortuni gravi che gli hanno impedito di arrivare al livello che le sue qualità tecniche meritavano, come aveva mostrato prima dell'infortunio. Per chiudere Castrovilli, com'è l'opzione per il È rinnovo? a nostro favore, unilaterale per noi, come era per Blesa, come era per Frabotta, la solita formula che abbiamo messo in tutti i contratti che abbiamo preso. Avete altre domande per il direttore Filippo Fusco? Ringraziamo il direttore, ringraziamo tutti voi per la presenza. Buona giornata.